Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, stesa sul lavoro richiestissima, stesa sul lavoro, cosa sta per accadere sul lavoro? Quindi stesa richiestissima da tantissime di voi e tantissimi di voi. Mi avete chiesto anche perché disoccupato. Ok, andiamo ad analizzare tutto mettendo anche l'attenzione su una qualità, su un talento che vi viene richiesto affinché voi possiate integrare il karma. Che vuol dire? Perché ogni cosa che fate a livello lavorativo, ogni cosa che facciamo è uno strumento che ci ricongiunge alla nostra parte divina. Ogni cosa in cui che ci troviamo a fare è qualcosa che ci porta verso la missione. Va bene? E quindi in qualsiasi circostanza state, ogni cosa che fate vi porta ad connettervi, ad allinearvi alla vostra missione di vita, che ha a che fare col lavoro, con i rapporti interpersonali, con l'amore, con il vostro corpo fisico, eterico, astrale, mentale. Tutto è un mezzo che vi porta alla manifestazione del vostro talento, ossia allinearvi al vostro scopo. Va bene? Ok. Quindi andiamo a leggere sia la parte che stavo dicendo, andiamo a leggere sia la parte del talento, la peculiarità che viene richiesta, ok? Allora abbiamo tre varianti, va bene? Vi chiedo di sceglierne una, massimo due, va bene? Altrimenti poi vi confondete, una o massimo due. Per le mie veterane invece che colgono il messaggio potete sentirla anche tutte e tre, altrimenti una, massimo due, va bene? Cosa succede nel lavoro nell'arco di 10 giorni? Mettiamo. Cosa vi viene richiesto? Cosa succede? Ok. Allora, abbiamo l'unicorno, l'arcobaleno e la stella. E partiamo dall'unicorno. Allora, unicorno. Allora, io vado a vedere prima di tutto il talento che vi viene richiesto in questi 10 giorni per allinearvi al vostro potenziale, va bene? Lo metterò con gli archetipi. Qual è il talento che vi viene richiesto o su cosa dovete mettere l'attenzione? Cosa vi fa vincere, vi fa sentire appagati a livello proprio di talento in questi giorni? Cosa vi viene richiesto nell'ambito lavorativo per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'unicorno? Allora, vediamo cosa vi viene richiesto. Il mentore, trasmettere la saggezza e la perfezione del carattere a un alunno. Ti viene chiesto di essere una persona che dà buoni consigli. Ti verrà anche richiesta questa cosa, di essere un mentore. Qualcuno ti potrà chiedere qualcosa e tu devi rispondere dalla tua saggezza, da quello che hai acquisito nella vita fino a quel momento, quello che tu credi in quel momento sia giusto per te. Non ti preoccupare se la persona lo reputa giusto o sbagliato. Tu con saggezza, la saggezza cos'è? La saggezza è quella che abbiamo acquisito grazie a un'esperienza di vita. Va bene? Quindi ti viene chiesto di fare il mentore in questi giorni, di trasmettere la saggezza affinché le persone che ti chiedono, che ti sono intorno a te, siano gli alunni. Questo è il senso. Molti di voi insegnano o hanno questa aspirazione. Allora la carta del mentore rispetto alla domanda che abbiamo fatto ci dice: cosa ti viene richiesto dalla tua anima affinché tu possa allinearti alla tua missione consapevole nel lavoro? Ti viene chiesto di essere una persona che parla tramite la sua esperienza. Grazie all'esperienza, quali intuizioni ti vengono grazie alla tua esperienza? Dare quelle intuizioni lì. Va bene? Non preoccuparti se la persona davanti a te può reputarla sbagliata o no, devi dare la tua visione. Questo ti viene chiesto per allinearti consapevolmente alla tua anima, a un potenziale dell'anima, va bene? Questo è ciò che ti viene richiesto. Bene. Andiamo a vedere adesso con queste. Allora, situazione attuale nell'ambito lavorativo. Situazione attuale nell'ambito lavorativo.
unicorno, situazione attuale. La regina di denari. Io qua ti vedo bene, avere sotto controllo le tue risorse. La regina di denari mi parla di una persona che sta bene a livello lavorativo. Però siamo a migliaia, quindi la regina di denari mi parla sia del fatto che puoi essere anche a casa, essere casalinga, avere una pensione, va bene? E comunque ti vedo bene. E ti viene chiesto di essere mentore in questi giorni, anche se non lavori, va bene? La regina di denari che mi parla della situazione attuale in ambito lavorativo tua, mi dice che sei una donna o un uomo che ha la saggezza giusta per dare del supporto agli altri. Va bene? Per altre mi dicono che la situazione lavorativa è stabile con la regina di denari. È stabile. Vediamo un po' che succede quindi nei prossimi giorni nel lavoro. Il diavolo, l'8 di spade, il 3 di spade. Mi sta dicendo che qua può esserci, allora, se non c'è lavoro, mi dicono che può esserci una tua ambizione ad andare incontro a qualcosa, no? Però in questa settimana proprio è come se vedessi bloccate delle risposte. Cosa viene dopo il 3 di spade? Il sole. La risposta ti arriva alla fine di questi 10 giorni. Allora, se per esempio non c'è lavoro, arrivano delle comunicazioni, arrivano delle notizie con il sole. Rispettano la tua ambizione, quello che vuoi fare, va bene? Perché io qua vedo blocco, situazione di blocco, vedo stress per non trovare quello a cui stai ambendo, se non c'è lavoro. Però arrivano notizie entro la fine di questi 10 giorni. Qua mi parla che se tutto procede bene, se tutto sta andando bene, ci può essere una persona che lavora con te o un capo ambizioso che non te la fa facile, però la situazione si sblocca alla fine di questi 10 giorni. Arrivano notizie che portano felicità, chiarimenti. Qua c'è una torre e arriva un cambio. Arriva un cambio. Di cosa mi parla il diavolo? Dell'imperatore, un capo molto esigente ci può essere, o una situazione molto difficile che ha a che fare con una persona che ti blocca o che mette un po' i bastoni tra le ruote, oppure delle situazioni che sono bloccate. Io vedo qua tranquillità, serenità e poi una situazione che può essere bloccata, che si sblocca alla fine di questi 10 giorni. E ricordati il mentore, eh? Ricordiamo che ogni cosa che ci succede in ogni ambito della nostra vita serve per allinearci alla missione dell'anima. In questo caso la regina di denari è contraddistinta dalla pazienza. Va bene? Sii paziente, sii mentore di te stesso e degli altri. Vediamo un po' di cosa parlano le notizie del sole. Del re di bastoni. Qua ci sono notizie che ti vengono date da una persona in ambito lavorativo o vedo te protagonista di riprendere le forze, avere notizie, essere molto entusiasta di quello che arriva. Va bene? Quindi qua c'è una situazione difficile che si mette alle spalle, un blocco, una chiusura o una discussione o qualcuno che è molto esigente. Questa situazione si mette alle spalle entro questi 10 giorni. E qua abbiamo la felicità è un rinnovare della gioia per te. Qualcosa che ti fa felice da parte di qualcuno in ambito lavorativo, oppure qualcuno che ti porta la notizia di un possibile lavoro che ti fa felice. Ok. Vediamo un po' l'aspetto positivo nel lavoro. La stella? Assolutamente sì. Dalla tua parte c'hai le stelle. La buona stella è a tuo favore, va bene? La realizzazione anche di un desiderio, di un sogno rispetto a qualcosa a cui stavi ambendo. È possibile che qua
tu stavi ambendo a qualcosa, in questa settimana non hai notizie, scusami, sì, in questa settimana non hai notizie, alla fine dei 10 giorni c'hai notizie di questa cosa, a tuo favore abbiamo la stella, che è un sogno che si realizza, avanzamento, il carro, può essere anche un trasferimento che volevi. Però entro la fine di questi 10 giorni ricordati il mentore, agisci con saggezza e pazienza. Ok, e voglio metterci queste, le, le sibille. Quindi se sei disoccupato o disoccupato, la situazione può essere tesa in questo momento, qualcosa a cui stai ambendo, magari vuoi rimettere ordine, sistemare alcune cose, ok? Stai cercando anche un secondo lavoro, non lo so, arriva una notizia alla fine di questi 10 giorni per la sanazione di queste dinamiche, va bene? Qualcosa che ti fa contenta o contento. Può anche essere lasciare un posto per andare da un'altra parte, eh? Vediamo un po', lavoro. Lavoro. Sì, soddisfazione viaggio. Può arrivare arriva un cambio. Arriva un cambio, forse alcune chiudono la tappa in una sede lavorativa, però arriva un cambio che ti porta soddisfazione. Vediamo un po' ancora. Soldi, uomo di casa, lavoro. Sì, assolutamente sì. Arriva un cambio da parte di una persona, anche di un capo, che ti vede protagonista di un impegno, quindi anche di un impiego, di un nuovo lavoro, oppure ti vede entusiasta per questo cambio che si fa. Va bene? Fammi mettere... Ci sono anche dei riconoscimenti. Una sul lavoro. Guarda, passiamo da... qua ti vedo impegnata in un'attività che ti genera più denaro o genera qualcosa in più, va bene? Grazie a questa persona. Può essere anche un impiego che ha a che fare con un negozio, anche un... Qua uomo di casa mi può parlare anche di situazioni lavorative che riguardano la casa, oppure situazioni, non lo so, anche impieghi, impieghi stagionali. Sto cercando perché sono tantissime le variabili qua. Da soldi pochi passiamo a soldi tanti. Con questo impegno ti vedo impegnata in qualcosa che porta a più denaro anche, va bene? Ok, adesso voglio vedere che cosa dicono questi altri oracoli. Anzi, oltre al mentore, su cosa dobbiamo mettere l'attenzione affinché possiamo implementare l'energia di quello che ci arriva. Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia. Qua è possibile che c'è qualcosa che riguarda la casa o mi vengono in mente panetterie, mi vengono in mente anche questo tipo di dolci, questo tipo di mansioni, per alcune. Abbraccio, affetti, famiglia, amicizia. Fammi mettere un'altra. Integrazione, completamento. C'è una nuova tappa a livello lavorativo per te che arriva. Di cosa parla questa nuova tappa? Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. Te l'avevo detto anche qui. Se qualcosa ti preoccupava, arrivano notizie che ti vedono protagonista di più gioia, più entusiasmo. Va bene? Vediamo un po' cosa dicono questi altri oracoli. Il gatto, dubbi, controversie, invidie e gelosie. Sì, ci può essere una situazione di tensione con qualcuno per quanto riguarda il lavoro. Diavolo, 8 di spade, 3 di spade, che però vengono superate, abbiamo visto. Va bene? Con la tua pazienza vengono superate. Mettiamo un'altra. Sì, ci sono, qua c'è una situazione di tensione in ambito lavorativo, o di persone con cui non ti trovi bene, o una circostanza egoica lavorativa da parte di qualcuno che ti sta mettendo i bastoni tra le ruote. Mi dicono che si risolve, eh?
mettono l'attenzione su questo, mi dicono che si risolve anche bene per te. Mettiamone un'altra, chiusura. Il serpente, cattiveria, maledicenze. Che succede qua, ragazze? Cioè, sono uscite tutte le carte che mi parlano di ego, di mentali, di giochi di potere, che però si risolvono. Cioè, ti metti alle spalle questa situazione qua di complicata. Io non so di che si tratta, qua me l'hanno fatto palese un po'. Ti vedo impegnata in qualcosa che ti darà più soddisfazione. Vediamo, è la sanazione di queste dinamiche, con la tua pazienza. Io qua ti vedo donna di valore, uomo di valore. Ok, vediamo cosa dice quest'altro oracolo. Anzi, voglio metterci prima questo. Quindi sul lavoro ancora, sul lavoro, questa nuova tappa ancora di cosa ci parla? Visita, riuscita, sollievo, di una riuscita, qualcosa che ti farà felice se c'è tensione, va bene? Ancora. Viaggio di nuovo. Ancora. Sì, qua c'è una persona che ti supporta in questo. C'è una persona che ti porta delle buone notizie, che ti vedono protagonista di più impegno e la realizzazione di un desiderio e anche più denaro. Questo mi stanno dicendo in questi 10 giorni rispetto a una situazione complicata. Ok, vediamo un po' cosa dice quest'altro oracolo. Lavoro. Girare in tondo. Latte e miele. Tra due mondi. C'è una situazione che non si stava risolvendo, che si va a risolvere, che passa da una situazione di dubbi, incertezze a una situazione a colori. Si schiarisce una situazione. Mettiamone un'altra. Casa, vedi di nuovo la casa, qualcosa che riguarda la casa, qualcosa che ti fa sentire bene, qualcosa che ti fa sentire a tuo agio, è un nuovo inizio, ripulire, per molti è una nuova tappa proprio lavorativa, può essere un nuovo lavoro o una nuova tappa all'interno dello stesso contesto lavorativo, una situazione che non sta andando bene, una situazione dove ci sono un po' di intrighi, un po' di situazioni complicate, persone che che si scontrano l'una con l'altra, arrivano notizie positive, ricordiamo anche qui. È la sanazione di quelle dinamiche, qualcosa che ti vede impegnata, che ti porta a un impegno e da soldi pochi passiamo a più, qualcosa che vede una soddisfazione personale, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è quello che accade durante questi 10 giorni. E concentratevi sulla saggezza vostra acquisita nel corso della vita e quello che andate a fare in questi giorni ha a che fare con un riflesso di quello che avete acquisito nella vita fino a questo momento per agire in modo diverso. Come agite? Con la pazienza e con la saggezza. Siate mentori perché lo vedrete in questa settimana e in questi 10 giorni, d'accordo? Ok, ragazze mie ragazzi, questo è quanto sul lavoro, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'arcobaleno, andiamo a vedere il lavoro nei prossimi 10 giorni cosa accade, mettendo prima di tutto l'attenzione sul il potenziale da integrare qualsiasi cosa stiate facendo, anche se non c'è lavoro, come potenziale divino, va bene? Il lavoro deve essere proprio inteso come la manifestazione di un talento, di una qualità. Qualsiasi cosa facciate, anche se non vi piace quello che state facendo, state lì per una ragione che vi ha condotto il karma, la vostra anima, il vostro sé superiore. E quindi affinché noi sfruttiamo, tra virgolette, passatemi il termine, ogni momento sacro della nostra quotidianità, dobbiamo allinearci al potenziale che ci viene richiesto. In questo caso, qual è il potenziale che ti viene richiesto dalla tua anima in questi giorni, al di là se c'è lavoro o meno? Lo vediamo subito. Allora, vediamo qual è il potenziale che vi viene richiesto in questi 10 giorni nel lavoro, sugli aspetti lavorativi o anche se non c'è lavoro, mi spiego, tu stai già lavorando anche se non c'è lavoro, stai vivendo, manifestando determinate qualità, facendo esperienza di te stessa, della divinità che ti incarna. Ok, va bene, vediamo qual è il potenziale che ti viene richiesto in questi giorni. Video sempre valido, eh? Allora, vediamo.
di essere una visionaria o un visionario, guardare al di là. Questa carta mi richiama molto l'acquario come archetipo, no? Cioè colui che vede cose che gli altri non vedono. Ti viene richiesto questo. Capacità di visualizzare quello che ancora non è concepibile per gli altri, la volontà di proclamare una visione senza tenere in conto il beneficio personale. Questa carta, ci vorrebbe un podcast su questa carta, mi parla del fatto, te lo dico prima in breve, che in questi giorni ti è richiesto di vedere, di sentire quello verso cui ti porta l'istinto a fare. Va bene? Quello che ti, ecco, questo volevo dire, quello che ti viene facile. Cos'è che ti viene facile in questi giorni? Cosa ti viene facile fare meglio? Cioè, quello che ti viene facile è quello che sai fare meglio. Ricordiamo che quello che ti viene facile è una qualità dell'anima. Va bene? Anche se tu pensi che non c'entra niente col lavoro che stai facendo, con quello che stai facendo. Però è quello che ti viene richiesto di fare. Quello che ti viene facile. Una rosa non fa sforzo a sbocciare. E quindi noi ci stiamo educando affinché il nostro lavoro, le nostre mansioni siano naturali, ci vengano naturali. Questo è quello su cui devi mettere l'attenzione. Ti viene chiesto anche di vedere quello che gli altri non vedono. Cioè, tu già vedi con questa carta quello che gli altri non vedono, ma a volte la tua mente analitica entra col controllo. No, non è possibile, ma che dici? Sei pazza, sei appunto visionaria. Quindi è importante questo, quello che ti viene facile, ha a che fare col tuo talento, anche se pensi che non c'entra niente con quello che stai facendo, fallo uscire fuori. E questa carta poi ti dice volontà di proclamare una visione senza tenere in conto il beneficio personale. Quello in cui tu credi è per il bene di Madre Terra anche, è per il bene del collettivo anche. Fatti questa domanda. Se la risposta è sì, se tu senti che la risposta è sì, avrai successo. E il denaro ti rientra come proiezione. Va bene? Questa è un'altra cosa che volevo dirvi. Quindi devi avere anche la capacità di visualizzare quello che gli altri non è concepibile ancora agli altri, no? Se tu pensi una cosa, senti una cosa e gli altri la reputano impossibile, sbagliata, tu devi perseguire in quello, persegui in quello, persegui in quello, perché la massa non può elevarsi al singolo. Che vuol dire questa cosa? Ci vorrebbe anche qui un podcast. La massa non fa cambiamenti, il singolo fa cambiamenti. Quindi perché il singolo ha il coraggio di avere una visione e perseguirla. Tutti gli uomini di successo hanno avuto il coraggio di seguire una visione, di perseguirla, nonostante la massa lì intorno trattiene, no, ha paura la massa di fare un cambiamento. Ecco, ti viene chiesto di essere un eroe. Persegui quella visione. Ok. Vediamo un po'. Allora, visto questo, adesso mettiamo i tarocchi. Nella realtà fattiva, cosa accade mentre tu persegui questo? Allora, energia attuale nel lavoro, come stanno le mie ragazze e i miei ragazzi nella situazione attuale nel lavoro. Situazione attuale. Cavaliere di bastoni. Ti vedo animata o animato per qualcosa. Ti vedo con lo spirito e la voglia e la grinta di fare, il fuoco, i bastoni, la voglia di cambiamenti. Ti vedo animato, animato con la voglia di fare. Ecco perché stai avendo già delle visioni rispetto a quello che ti ho detto. Ti vedo animata o molte di voi stanno subendo cambiamenti all'interno del lavoro, vedo animate da coraggio nel farli. Oppure se non c'è lavoro ti vedo animata o animato per qualcosa. Questo tuo
questa tua sensazione interna scatena all'esterno un cambio, va bene? Arriva un cambio per te, se non c'è ancora questo cambio esterno. Qua abbiamo il 6 denari, ti vedo animata per stare in equilibrio, per mettere le cose in equilibrio, per portare... ci sono dei cambiamenti che stai avendo affinché tu possa avere in questo momento un equilibrio economico, va bene? Tale equilibrio economico è sostenuto però, ti dico, dalla visione, va bene? Vediamo, se non c'è lavoro sta arrivando un cambiamento, o ti vedo, perché ti vedo animata o animato. Vediamo cosa succede nell'arco di 10 giorni. Asso di spade, comunicazioni che tu prenderai con saggezza, la papessa, e il 7 di denari. Ci sono comunicazioni, ti farai guidare dalla tua saggezza per investire qualcosa di nuovo. Allora, se non c'è lavoro arrivano comunicazioni per un nuovo lavoro, per un posto comunque importante o comunque sia che ha a che fare con qualcosa che a te piace. Che cosa succede? Che il 7 denari mi parla di una attesa prima di confermare tale lavoro. Quindi se non c'è lavoro, comunicazioni per un lavoro che ti è affine. Fatti guidare dalla tua intuizione e dalla legge spirituale. Ricordati la visione, perché stai per investire qualcosa di nuovo. C'è una comunicazione per un nuovo lavoro se non c'è lavoro. Va bene? Se non c'è lavoro c'è comunicazione per un nuovo lavoro, che non viene firmato il contratto però in questi 10 giorni o qualcosa di... non viene definito in questi 10 giorni. Dopo. Va bene? Vediamo cosa c'è dopo il 7 di denari. E infatti c'è la forza. Qua c'è un recupero della situazione lavorativa. Quindi se non c'è lavoro, arrivano alla comunicazione in questi 10 giorni. Va bene? La papessa mi parla di qualcosa che è in gestazione, fatti guidare dalla tua saggezza, ti dice la papessa, perché alla fine di questi 10 giorni viene definito questo lavoro qui, va bene? Fatti guidare dalla saggezza, se non c'è lavoro. Arriva la possibilità, guarda al futuro, è un buon posto, ok? Invece in altri ambiti io qua vedo che all'interno del contesto lavorativo ci sarà un recupero di qualcosa, magari un progetto che era in gestazione. Se stavi aspettando la risposta di un contratto o di un concorso, il contratto, il concorso, qualsiasi cosa tu abbia fatto è tuo, va bene? Però alla fine di questi 10 giorni, magari 15 giorni. 15-20 giorni, ricordati visionaria, guarda il futuro. La risposta è sì, per te si investe qualcosa di nuovo, con il recupero, con la forza. La forza ne parla di recupero, di lottare per conseguire qualcosa. Sappi che se stai studiando per qualcosa, o stai lottando per qualcosa, è tua, abbi la visione. Ok, vediamo il positivo per te. Al positivo il 4 di coppe mi dice che eri un po' demotivata perché una risposta non arrivava o c'era una situazione un po' che ti demotivava a livello emozionale sul piano lavorativo, oppure a livello eri un po' demotivata sul piano affettivo e quindi questo andava a inficiare sul lavoro, va bene? Questa demotivazione passa, cioè non sarai più demotivata, ma ti vedo riprendere vigore. Ok. Un'altra carta in positivo per te, il 4 di spade mi dice che devi avere pazienza, perché la chiamata o quello che succede in questi giorni, ti ho detto segui la tua saggezza, perché il tuo animo si riprende. Nel frattempo bisogna avere un po' di pazienza al 4 di spade al positivo, perché tale pazienza viene ricompensata. E soprattutto il fermo, se c'era un fermo a livello lavorativo, non c'è più, arriva questa chiamata e poi un po' di pazienza perché stai per investire qualcosa di nuovo. Ok, vediamo un po' di cosa mi parla questa chiamata dell'asso di spade. Del re di spade mi parla di una persona che ti chiama o di una persona con la quale si fa chiarezza, perché qua c'è un recupero di qualcosa. Sì, qualcuno con cui si fa chiarezza. Qual è l'energia del re di spade nei tuoi confronti?
5 di spade, qualcuno che vuole fare chiarezza perché c'è tensione sul piano lavorativo con qualcuno, per alcuni di voi, vuole fare chiarezza. L'energia della papessa. 6 di bastoni. Pieno esito e successo nel piano lavorativo. A tuo favore, a tuo favore. Ci vuole un po' di pazienza affinché venga investito qualcosa, si dia qualcosa. Ok. Ti hanno molta in considerazione, in ambito lavorativo sei con la papessa, è un'alta carica questa, o comunque hai una considerazione molto importante da superiori o da altri, o sei tu che sei sulla parte superiore, diciamo. Vediamo un po' cosa ti dicono le sibille. Lavoro, prossimi 10 giorni. Vedi che ti ho detto? Futuro. Che ti ho detto? La consultante sei tu. Nel futuro ci sarà questa cosa, un po' di pazienza. Va bene? Però c'è già una chiamata, magari se non c'è lavoro ti arriva una chiamata per un lavoro stagionale, magari adesso stiamo registrando il video ad aprile e ti arriva questa chiamata per concretizzare il fatto a giugno, va bene? Un po' di pazienza, per esempio. Vediamo un po'. Accordo, vedi ci sarà un accordo, donna di casa. Notizie, ci sarà un accordo da parte di un ente, una persona con una persona, notizie rispetto a questo accordo che poi si concretizzeranno un po' più in là, va bene? Di cosa mi parla questo accordo? Ah, ok, situazione bloccata, rispetto a una situazione che in questo momento è bloccata, si fa un accordo per il futuro. Le notizie, di cosa parlano? Amore è un asso di bastoni questo, quindi è comunque un inizio, un'opportunità. Va bene? Ok. Ricordati la visione, ce l'avevano già preannunciato qui. Vediamo un po' cosa ci dicono i Sefirion, su cosa dobbiamo mettere l'attenzione. Su cosa dobbiamo mettere l'attenzione. Ribaltare, invertire la visione, capovolgimento. Per cosa il capovolgimento? Adesso ti dico, per cosa il capovolgimento? Spazza via tutto, lascia andare il tempo, caos necessario, perdono. Forse ti può far fatica a fare un cambio, va bene? Ti può far fatica a fare questo cambio, però è necessario, di qualsiasi cambio si tratti. A cosa porta questo cambio? Al vuoto, ok, dal vuoto al tutto. Sì, c'è una nuova tappa per te. E qual è il consiglio per questa nuova tappa? Connettiti al tuo sé superiore, abbi fiducia, speranza. Quindi fate l'esercizio del sé superiore, va bene? Fate l'esercizio del sé superiore. Io sono sempre connessa al mio sé superiore. La papessa qua già te lo diceva, la saggezza, la legge spirituale. Ok. Vediamo un po' ancora con queste. Dite di cosa mi parla quel successo della papessa in ambito lavorativo? Dottore, protezione, qualcuno che aiuta. Allegria, un'impresa può essere su cui stai investendo. Gioia, ambizione, mi dice che c'è qualcuno che ti aiuta in un'impresa o in qualcosa che stai pensando, ti dicono di avere la visione. Gioia, ambizione, te l'ho detto qua, nel prossimo futuro, non proprio 10 giorni, ti arriva la notizia 10 giorni, però dopo ti arriva una concretezza in questo e questa cosa ti darà molta gioia e ambizione rispetto all'ambizione che hai. Fammi mettere un attimo sul lavoro questo 7 di denari e la forza. Sì, c'è una persona qua, innovativo, ispiratore, saggio, istrionico. C'è una persona
ti supporterà in questo. Un guadagno inaspettato, mostra le tue doti da leader, un sostenitore inatteso per la tua causa. Qua tu sei un leader, va bene? Ti arriva la notizia perché qualcuno ti prende in grande considerazione o sei tu che hai una posizione di rilievo per un progetto, ci sarà qualcuno che ti aiuta a realizzare questo progetto, considerandoti una persona di spessore, ok? Che hai la visione, ricordiamo. Cos'altro ti dice quest'altro oracolo? Il gatto, dubbi, controversie, invidie e gelosie. Ci può essere qualcuno che è un po' invidioso di questo tuo progetto o delle tue doti da leader qua con la papessa, anche se sei uomo, eh? Cos'altro mi dite su quella risoluzione a livello lavorativo? Punto di silenzio, nuovo inizio, ripartenza, riconciliazione, chiarimento. Ci sarà un nuovo inizio. Va bene? Qua mi chiedono pazienza, visione, connessione al sé superiore che si realizza una gioia, un'ambizione che avevi. E più volte mi ripetono che c'è anche una persona, la figura di un uomo mi arriva qui, ma può essere anche una donna che supporta, va bene? Nel realizzare qualcosa. Ok. Adesso mettiamo due altri di questi nel lavoro, variante arcobaleno, al mare, quindi vedi pazienza, un cambio, è tempo di andare, forse anche un trasferimento qua mi arriva. Qui ed ora, sì, arriva un trasferimento o arriva un cambio. Molti di voi stavano aspettando, qui ed ora, arriva. A cosa porta questo cambio? Orfani. La tribù a un incontro, non dovete avere paura di questo cambio, orfani, non dovete avere paura di questo cambio, di stare senza qualcosa, non dovete avere paura di questa cosa. Ricordati la visione, quello che gli altri non vedono, tu lo vedi e persegui in quello. Ci sarà un incontro che ha a che fare con questa visione per andare incontro a questo investimento, a un nuovo inizio, va bene? E ci sarà un incontro con una persona qui che svolterà una situazione, va bene? Già in questi 10 giorni, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante della stella, la mettiamo qua e andiamo a vedere quali sono i talenti, le qualità che la tua anima, il tuo sé superiore ti viene richiesto in questi 10 giorni di integrare, di mettere l'attenzione. Al di là se stai lavorando o non stai lavorando, perché noi lavoriamo sempre, il lavoro è la vita. Va bene? La vita, noi stiamo vivendo, stiamo lavorando per il perfezionamento di noi stessi, per integrarci alla missione dell'anima. La missione dell'anima ha a che fare con tutto quello che facciamo. In tutto quello che facciamo ci sono qualità, doni e talenti che devono essere integrati per allinearsi sempre di più. Quindi andiamo a vedere qual è quello su cui dobbiamo mettere l'attenzione in questi tempi. Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, su cosa dobbiamo mettere l'attenzione primariamente in questi giorni per allinearci al potenziale divino che è insito e presente in noi e di cui dobbiamo fare esperienza mettendoci l'attenzione e praticandolo? Vediamo. Vediamo. Il mentore, non ci credo, è uscito anche nell'altra stesa. Dobbiamo essere saggi, ci verranno chiesti anche dei consigli dalle persone. La saggezza cos'è? La saggezza ha a che fare con quello che facciamo sulla base delle esperienze di vita vissute. Cioè, se nella vita ho preso quella strada in quella circostanza e mi sono reso conto che non fa più per me quella strada, anche se la reputavo giusta in un determinato momento, cosa farò in questa circostanza che è simile? Ok? Ci siamo capiti? Quindi la saggezza ha a che fare con il discernimento, non con il giudizio. Discernere significa questa cosa va bene per me adesso, questa cosa non va più bene per me. Non significa che questa cosa è brutta, questa cosa è bella, in modo assoluto. No. Questo va bene per me adesso. Ecco, ti verrà chiesto, ti verranno chiesti anche dei consigli su cosa per te è giusto in quel momento. Anche da parte di qualcuno che vuole dei consigli. Quello è un lavoro.
va bene? Oltre al lavoro, oltre al lavoro nei fatti. Dice, trasmetti la tua saggezza e perfezione il carattere degli alunni. Alcuni di voi insegnano o hanno a che fare con le persone, avrete a che fare con le persone anche se non insegnate. E ti verrà chiesto di essere saggia, di essere saggio. La saggezza è la differenza tra giudizio e discernimento. Va bene? Ok. Vediamo un po', adesso ci mettiamo i tarocchi. Allora, situazione attuale nel lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi della stella, situazione attuale nel lavoro, come stanno i miei ragazzi, la regina di coppe. Io qua ti vedo fluire nel lavoro, ti vedo molto paziente, molto empatica e quindi la carta del mentore, anche colei che dà ottimi consigli. A livello lavorativo con la regina di coppe ti vedo fluire con le tue emozioni, ti vedo molto creativa o molto creativo. Ti vedo serena, tranquilla, anche al di là se c'è il lavoro o meno. Se non c'è il lavoro ti vedo tranquilla lo stesso. Ti vedo prenderti cura di te, essendo molto creativa in questo momento. Se c'è il lavoro invece qua ti vedo creativa o creativo. Il 4 di denari, pensando molto alla tua stabilità, ti vedo fluire, ti vedo molto concentrata sulla tua stabilità, però con delle giuste intuizioni anche. Mm. Ti vedo serena al di là di quello che stai facendo, sereno, in questo momento. Ti viene chiesto anche di essere creativa, intuitiva, creativa o creativo, per andare incontro a questa saggezza qui. Vedo anche colei che sa dare ottimi consigli, o colui. Cosa succede nei prossimi giorni, 10 giorni nel lavoro? Regina di spade, la luna, 9 di spade. Ti vedo un po' preoccupata per una persona sul piano lavorativo, per un'altra persona. Ti vedo un po' preoccupata per una persona che non sai cosa pensare di questa persona o può metterti i bastoni tra le ruote. Vedo un po' di paura ad affrontare una persona, però ti dicono già come affrontarla, eh? Sii creativa e sii saggia o saggio, perché ci può essere una persona che può, vedi 5 di denari, non... o ci può essere una persona che può metterti i bastoni tra le ruote e quindi a livello karmico ti viene chiesto di essere saggia per integrare il potenziale, per andare verso il Dharma. Oppure ti posso vedere un po' preoccupata per alcune questioni. Vediamo di che cosa si tratta, perché 9 di spade. Non sai cosa pensare, non sai che scelta fare. Non sai cosa pensare, non sai che scelta fare. Cosa viene dopo il 9 di spade? Però c'è la forza qua. Qua c'è un recupero. Se non sai cosa pensare, non sai cosa fare, io vedo che alla fine di questi 10 giorni, rispetto a una persona che può mettere i bastoni tra le ruote o non sapere cosa fare rispetto al lavoro, magari non stai lavorando, io vedo che alla fine di questi 10 giorni arriva un recupero, un qualcosa di nuovo, il matto c'è qua, oppure un superamento di alcune difficoltà. Vediamo un po' energia positiva per te. Una nuova opportunità. Paggio di bastoni mi parla di nuove opportunità in ambito lavorativo. Alla fine di questi 10 giorni. Magari non sai cosa pensare rispetto a questa opportunità, ti viene detto sii saggia, sii creativa, va bene? O creativo. Paggio di bastoni nel lavoro mi parla di nuovi inizi, di tanta curiosità per fare qualcosa di nuovo che arriva alla fine di questi 10 giorni. Vediamo un po' di cosa si tratta. Questo nuovo inizio, anche comunicazioni che sbloccano una situazione o con una persona oppure una situazione che ti stava preoccupando che non sapevi cosa fare, che può accadere in questi giorni. Il paggio di bastoni è positivo, la giustizia, sì, qua si mettono anche, si risolvono delle questioni con questa persona qui se ci sono problemi in questi prossimi 10 giorni. Si risolvono e si apre una nuova opportunità, un nuovo cammino, nuovi inizi, nuovo fermento. Se non c'è lavoro,
Se non c'è lavoro, ti dico, alla fine di questi 10 giorni arriva un recupero che ha a che fare con la giustizia divina. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire anche un contratto a tempo indeterminato o un contratto, va bene? Mm. Vediamo un po' la regina di spade. Paggio di spade, sì, ci può essere una persona che ti mette un po' i bastoni tra le ruote, non sai se andare via da questa situazione o meno, non sai che fare, oppure c'è un po' di mancanza di fiducia tua in una situazione per cui non sai cosa scegliere o cosa fare, però si risolve. Vediamo un po' con queste, con le sibille. Cosa succede nel lavoro, prossimi 10 giorni, cosa succede nel lavoro. Assolutamente sì, legame trionfo, qua c'è un successo che arriva, va bene? Te l'avevo già detto qua, per giustizia divina. Si risolvono delle situazioni che erano pendenti, qualcuno che ti dava un po' così da un filo da torcere, oppure una situazione per cui che ti dà preoccupazione, che ha a che fare con non lo so, vari sono dinamiche, siamo tantissime varianti qua, variabili. Fatto sta che qua arriva il legame è anche un accordo, un contratto o qualcosa, trionfo in questo, va bene? Vediamo, allora, fiorimento, il consultante e il futuro. Guarda, le cose si risolvono alla fine di questi 10 giorni, ci sarà un fiorimento per te, il consultante, che tu sia uomo o donna, non importa, verso il futuro. Quindi una situazione difficile, tipo mettere i bastoni tra le ruote, una cosa complicata che non sai cosa pensare, si risolve a tuo favore. Di cosa mi parla questo fiorimento nel futuro? Lettera o documento, comunicazioni che arrivano, anche la firma di qualcosa, va bene? Ok. Vediamo ancora con queste. Cosa ci dicono i Sefirion? Sul lavoro, variante della stella. Lo specchio magico portale mi parla di un'opportunità, una magia che arriva per te, un'opportunità. Il nobile volo, un nuovo inizio, un'araba fenice, c'è una rinascita per te sul piano lavorativo. Un miracolo, miracolo, intervento divino, sostegno, pietas, risalita. Ci sarà un miracolo, una magia, qualcosa accade dopo questa situazione un po' difficile, va bene? Un miracolo, una magia. Vediamo cosa ci dicono queste altre. Di cosa mi parla questo miracolo che arriva in ambito lavorativo con quella giustizia? Di cosa mi parla il miracolo ancora? Nel dettaglio, voglio sapere nel dettaglio, in ambito lavorativo. Il consultante giovane, qua mi parla di te, che tu sia un uomo o donna, qua ci sono 4 carte riferite alla consultante, mi parla proprio di te, è tutto a tuo favore. Di cosa mi parla questo miracolo? Ostacolo temporaneo, prosperità futura. Di questo ostacolo qui è temporaneo, capisci? Questa persona qui o questa situazione che ti dà dubbi, incertezze, paure, delle paure, qualcosa che può succedere, una persona che si mette contro, non lo so, va bene? Qualsiasi situazione che ti crea paura o ansia è un ostacolo temporaneo, funzionale affinché tu prenda saggezza. È una visione karmica. E a cosa porta dopo? Malattia, solitudine, tristezza, mi stanno dicendo di quello che può comportare questa situazione. Vedova, allontanamento. Ci può essere un allontanamento da una situazione. Cosa porta alla fine? Volubilità, slealtà. Qua c'è una persona che può essere sleale, che può portare un allontanamento, una situazione difficile che può portare un allontanamento, che poi c'è un recupero, la forza divina, la giustizia divina è dalla tua parte. Fedeltà e riuscita, quindi mi stanno dicendo che in questi 10 giorni ci sarà una situazione un po' complicata che ha a che fare con delle paure per una persona che magari è sleale o qualcosa che succede che ti dà mancanza di fiducia nella situazione lavorativa, però a fine di questi 10 giorni c'è un recupero, avrai le idee chiare su come agire, soprattutto c'è
comunicazioni che portano a un equilibrio. La giustizia divina, quando interviene a tuo favore, significa che le cose vengono messe finalmente in equilibrio rispetto a situazioni difficili. Ricordiamo un miracolo, ok? Se non c'è lavoro, arriva alla fine di questi 10 giorni una risalita, magari ti dicono, ti promettono una cosa, tu stai aspettando la risposta di qualcosa, poi ti dicono di no, però è meglio ti dicono così, perché in questo tragitto tu hai a che fare con qualcosa di karmico che devi integrare. Cosa succede? Alla fine di questi 10 giorni c'è un recupero, qualcosa di nuovo che è per te. Ok. Cosa ci dicono queste altre carte? Sul lavoro, variante della stella. Il Platone, sì, hai tutto sotto controllo, è tutto in mano tua. Carisma, sensualità, verrai proprio apprezzata, è tutto nelle tue mani, va bene? Risoluzione, successo, la carta del successo questa, va bene? Ok. Vediamo ancora, tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere un attimo con le carte delle fate che mi danno altre informazioni aggiuntive, di cosa mi parla quella riuscita della giustizia. Il 3 d'autunno su delle collaborazioni. Quando si tratta di carriera segui le tue passioni, sii il migliore in quello che fai, la tua creatività sarà ricompensata. E cosa ti ho detto con la Regina di Coppe? Creatività. La tua creatività sarà ricompensata. Creatività significa anche idee, non farsi prendere dal mentale, non farsi prendere dalla parte più oscura. Mi spiego, che è la parte del nostro subconscio, delle paure, perché ti dice che la tua creatività viene ricompensata, il tuo risolvere le cose in un modo diverso da come il tuo mentale avrebbe fatto. Lasciati ispirare, ti dicono. Ok. Un'altra sulla giustizia. Principessa d'inverno, curiosa, sincera, realistica, poco diplomatica, un'opinione utile ma difficile da accettare, dire la verità con gentilezza, un bambino, un adulto indaco. Questo è il paggio di spade, mi dice che ci può essere questa persona che può darti un po' di mancanza di fiducia, però si risolve. Vediamone un'altra. E poi la principessa d'estate che mi parla del paggio di coppe, c'è un'apertura, qualcosa che ha a che fare con la tua creatività, mi battono sulla creatività. Non farti prendere dal mentale, mi battono sulla creatività. Ricordiamo qua nel futuro, c'è un futuro alla fine di questi 10 giorni, si concretizza quello che ti ho detto, ok? Vediamo cosa ti dice l'altro oracolo nel lavoro. Ripulire. Sì, la storia è infinita. Chiarissimo, scambiarsi doni. Una situazione che va ripulita, una situazione su cui ci stai riflettendo, stavi aspettando di risolvere qualcosa con qualcuno, un collega, qualcuno, ok? Questa storia è infinita, oppure una storia infinita rispetto a un nuovo inizio che non arriva mai. Scambiarsi doni mi parla di qualcosa, una sorpresa che viene fatta, di un equilibrio raggiunto sul piano lavorativo. Ti viene dato ciò che meriti, come ci diceva anche già la giustizia. Va bene? A tuo favore. Ok, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui per oggi. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.